Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale, bentornati nel nostro spazio di pettegolezzo sacro dedicati al nostro lui-lei, rispettivamente energie maschili e femminili. Allora ragazzi miei e ragazzi, innanzitutto io voglio farvi un ringraziamento feroce. Grazie, 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 stiamo facendo dei capolavori, io veramente, cioè voi riuscite a cogliere anche quando facciamo il pettegolezzo sacro, grazie agli strumenti sciamanici, alle porte, al viaggio erotico degli arcani, cioè riuscite a cogliere quello che nemmeno io più vi dico, perché non ce n'è più bisogno. Ed è stupendo, stupendo perché lo mettete in opera, portate il gesto si fa carne e quindi è veramente straordinario. Ragazzi miei ragazzi, il viaggio erotico negli arcani è una bomba, lo so, grazie per tutti i messaggi che mi sono arrivati, grazie, grazie, grazie. E oggi questo che facciamo adesso è un video sempre valido, ma abbiamo fatto anche la puntatona dell'eremita Kairos e Crono, in modo tale da andare a cogliere qual è il principio dell'eterna giovinezza, dell'eterno presente, ad abitare quel presente in modo diverso e realizzare qualcosa di straordinario che quotidianamente lo vivete, no? Che poi quando voi state sul pezzo le informazioni poi vi arrivano dopo, no? Dici, Fra, che vuoi dire con questo? Niente, niente, adesso non mi addentro in un altro podcast, niente. Mi concentro solo su questo oggi, quindi ragazzi miei ragazzi, piccola parentesi, pazienza un pochino con le mail perché sono arrivate a decine questa settimana, si sono accumulate alle altre, i ragazzi smistano quelle delle consulenze, anche lì un po' di pazienza perché sto facendo dei lavori enormi, ragazze mie, abbiamo una cosa enorme che non so se quando pubblico questo video ve l'ho già pubblicata e si sta ultimando, vabbè, poi lo vedrete. Comunque adesso concentriamoci su questo. Sotto l'info box trovate tutto senza che mi dilunghi. E adesso facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, quell'esperimento a 555, però prima voglio vedere con i nostri Sephirion energeticamente il nostro lui e la nostra lei in che punto si incontrano, cioè qual è il punto di consapevolezza in cui si incontrano. Vediamo se siamo nel regno egregorico, nel regno delle ombre o nel regno della chiara luce. Dice, le ragazze nuove diranno, ma perché ride quando dice regno egregorico? Perché poi lo scoprite. Il regno egregorico è il regno delle paure, condizionamenti, la mente razionale che divide, separa, no? Qua ci stiamo uscendo e qua ci siamo già, ok. Ciò non vuol dire che quando stiamo qua non possiamo andare di nuovo qua, perché la vita è a spirale, cioè lo stessa cosa, l'eterno ritorno dell'uguale, come diceva Nietzsche, la stessa cosa vissuta con un gradino superiore diventa una cosa diversa. Noi ci approcciamo con la tarologia co-creativa, cioè non stiamo più vivendo quello che ci accade in modo passivo, ma i tarocchi ci mettono una narrazione stupenda davanti, ci dicono quello che sta accadendo per filo e per segno e poi il nostro libero arbitrio nello scegliere come relazionarci a quello che ci accade cambiando gli effetti del destino. Ok, allora andiamo a vedere per il nostro lui-lei. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa bellissima creazione per te affinché tu abbia sempre più maggiore chiarezza, visione, bellezza, amore e prosperità. Vediamo in che punto si incontra il nostro maschile. È caduta. Che dici, la lascio? La lascio, dai, vediamo. E facciamo un applausone al regno egregorico. Facciamo un applausone perché noi i demoni ci alleiamo, non ci distraiamo più dal nostro demone, ci alleiamo ai nostri demoni, come state già vedendo, alleandovi ai vostri demoni realizzate cose straordinarie. Allora, vediamo qual è il demonone, vabbè, qual è l'aspetto egregorico in cui si incontra maschile e femminile, vediamo. In questo momento, queste sono letture sempre valide, ho visto anche alcuni di voi che vi siete visti dei lui-lei di 3 anni fa e hai detto, Francesca, ma è proprio attuale, certo che è attuale, perché nel momento in cui lo incontri l'anima non ha il tempo cronologico, no? Quindi, vediamo un po' in che punto si incontrano del regno egregorico il nostro lui-lei.
in che punto si incontrano? Qual è l'aspetto animico? Cosa dobbiamo vedere? La sprovvedutezza è un po' l'ignoranza, cioè la sprovvedutezza. Qua c'è Pinocchio. Chi è che ti dice le bugie? Dai, dai, ci siete già arrivati. Chi è che ti dice la bugia? La mente mente, il cuore sa, come diceva il grande maestro Osho. Allora, sprovvedutezza: osserva attentamente la situazione e smaschera la menzogna. E già ha detto tutto. Poi vediamo con i tarocchi. Però fondamentalmente qua la mente mente, la mente mente, la mente mente, no? Non arriviamo sprovveduti davanti ai nostri pensieri, fondamentalmente è quello. Qualsiasi pensiero tu stia pensando è falso. Okay? Partiamo da questo postulato imprescindibile. Perché è falso? Perché a meno che tu non sia un Buddha, un Cristo, io te lo auguro, sto qua per questo, per farti diventare quello, te lo auguro. Ecco, altrimenti il mio lavoro sta a zero se tu non ricordi che sei un Buddha, non ricordi che sei un Cristo, un risvegliato, il mio lavoro sarebbe a zero. Ma ve lo state ricordando? Quindi le mie ragazze sprovvedute non sono poi così sprovvedute, i miei ragazzi. Quindi se stai qua a dirmi qualcosa contro i miei ragazzi e i miei ragazzi, guarda che ti taglio quel naso lì, ok? Ecco, appunto, detto questo, la mente può mentire nel rapporto a due o nella relazione in questo momento. La relazione con chi? Relazione con tutto. E quindi a partire da una persona, a partire dagli eventi, a partire dalla famiglia, a partire la mente mente. Smascheriamo la menzogna. Allora, partendo da questo, senza dire altri paroloni, voglio mettere altri due oracoli di questi, e vediamo un po' che ci dicono. Sta per accadere un miracolo. Sta per accadere un miracolo. Il miracolo è prima di tutto quello di vedere. Io ti vedo, io vedo. Il miracolo è prima di tutto questo. E poi il miracolo lo vedi, no? Appare. Scoraggiamento, eccolo qua, vedi scoraggiamento. Quando è che vieni scoraggiata? Quando ti senti separata dalla vita, quando la mente ti dice giusto o sbagliato, meglio o peggio, quello è tuo, quello è mio, quello io sono, questo sono io, quello sei tu. No, siamo distinti ma non separati. Quindi c'è scoraggiamento, mettiamo un'altra parola chiave, tristezza appunto, e poi liberazione. Allora, le carte mi stanno raccontando che nel rapporto tra lui e lei, o tra il tuo maschile e femminile interno, al di là che poi fuori ci sia uomo-donna, poi vabbè, le applicate, dai, io non voglio spiegarmi ogni volta, voglio farvi... mantenete la mente aperta, ragazzi e miei ragazzi, quando leggiamo il lui-lei, ok? E poi nel vostro immaginario vedete una cosa, vedete l'altra, la affibbiate, ok? Allora, qua mi stanno parlando di scoraggiamento, di tristezza e di una liberazione. Qua abbiamo le bellissime bare, c'è un po' il giudizio, no? Tu quando sei scoraggiata, quando sei triste, la dea della tristezza, la dea dello scoraggiamento, a un certo punto l'anima ti sta gridando forte, perché magari queste emozioni tra te e un'altra persona sono molto forti, quindi più sono forti queste emozioni, più l'anima sta gridando forte, e tu hai la straordinaria opportunità di allearti all'anima, nutrendola di queste emozioni senza sentirti vittima, e di vedere il miracolo. Chiaro, no? Tarologia co-creativa applicata, ok? Vediamo adesso cosa ci raccontano i fatti. Vediamo il fatto. Vediamo, mettiamolo, no, mettiamolo qua, dai, così. Mo' tu ti stai sentendo scoraggiata o scoraggiato? Sei un po' triste? Se pensi alla relazione? Ok, mo' vediamo che sta succedendo. Allora, mettiamo prima fila 5 carte, vediamo un po' che cosa è successo nel passato, nel recente passato. Vediamo quali sono le dinamiche tra te e un'altra persona, o tra te e l'amore, tra te e una relazione, di qualsiasi natura sia. Poi tu la applichi, no? Vediamo che cosa è successo. 5 carte.
magari non sono abbastanza, poteva andare, ma se fossi stata... Non è vero. Pinocchio, Pinocchio. Vediamo passato. Re di spade, regina di denari, e già abbiamo due figure archetipiche, terra e aria. 6 di bastoni, 3 di bastoni, il Papa. Io qua vedo che si è presa una decisione molto importante, si è scelto di guardare avanti prendendo la ferma risoluzione di una decisione che è stata presa. Allora, qua abbiamo una figura d'aria e una figura di terra, e al centro questo 6 di bastoni che mi sta raccontando del sentirsi nuovamente viva o vivo in merito a una situazione di scoraggiamento data probabilmente per una freddezza o per una mancanza di concretezza che non abbiamo vissuto in una certa relazione. Il Papa qua mi racconta della presa di posizione, di guardare avanti in merito a ciò che si è imparato da una relazione. Allora, io non so se state facendo il viaggio erotico negli arcani, ma si vede che avete fatto bene il Papa. E per chi non l'ha fatto, consiglio fortemente forte il Papa, perché qua mi stanno raccontando effettivamente di una situazione che si è andata, che si è decisa da parte di qualcuno di mettersi alle spalle qualcosa, di mettersi alle spalle difficoltà inerenti a una certa incompatibilità o una certa delusione o una certa tristezza o un certo scoraggiamento. E il Papa mi racconta del fatto che probabilmente tu, o tu che stai guardando, ma al di là che sei tu, c'è una forza che abita in te che ti ha fatto fare questo, e si sceglie di portare avanti la propria visione. Il Papa è una persona responsabile e si sceglie di portare avanti la propria visione in base alla saggezza acquisita da certe vicende relazionali, no? E qua mi parla di un sentirsi fieri. Questo sentirsi fieri porta all'apertura di un nuovo cammino, quindi nel recente passato si è aperto un nuovo cammino, una nuova possibilità di visione, una nuova possibilità di intendere il rapporto. Come lo intendi questo rapporto? Cosa ci stanno raccontando le carte? Che qua gli archetipi stanno raccontando di un rapporto basato sul valore personale. Se io mi sento che ho valore personale, io non mi sento più scoraggiata, triste, mi libero da tutto questo, smaschero la menzogna di qualsiasi tipo, cioè smaschero quello che la mente razionale mi sta dicendo se non è allineata al mio cuore, e prendo le mie posizioni. Ok. Non lo so se stai vivendo un rapporto con qualcuno, molte di voi stanno valutando che tipo, state valutando, molte di voi. State valutando, anche se avete un rapporto, se non avete un rapporto, state valutando. Molti di voi hanno trovato, non mi piace questa parola ma la uso per intenderci, un compromesso, perché questo compromesso in un rapporto vi permette di portare avanti una relazione stabile, però questo compromesso non può essere stato fatto a prescindere dalla consapevolezza del valore personale, non è un compromesso, è un venirsi incontro. Va bene, un venirsi incontro, ok. Chi invece non ha un rapporto è come se adesso ha consapevolizzato il proprio valore e sta muovendo i passi verso ciò in cui crede veramente, e questa è la sua direzione. Ok, vediamo energia del presente, cosa sta accadendo adesso, quali sono le energie che muovono il presente. Eccola qua, 3 di spade. Eccolo qua, il 10 di spade. Qua, guarda, è bellissima questa sequenza perché mi dice che una verità che era emersa non potevi più far finta che non esistesse. E quindi il 10 di spade è la fine di un'identità legata a questa verità che hai deciso di guardare. E questo mi può parlare della fine di un vecchio modo di stare in relazione, praticamente quello che ti ho già detto, quello che era già maturato,
o la chiusura di una relazione se non poteva supportare la verità a cui sei giunta o giunto. Questo sta accadendo, ok. Cos'altro? Un vecchio modo di stare in relazione. Cos'altro sta accadendo? 8 di denari. Wow! L'imperatrice, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Nel presente sai cosa sta avvenendo? Sta avvenendo una guarigione profondissima nelle viscere del tuo essere. Allora, che tu abbia una relazione o che tu non ce l'abbia, fatto sta che tu non sei più la stessa o lo stesso all'interno della relazione, sia che tu ce l'abbia, sia che tu non ce l'hai. Perché questo 10 di spade, eccolo qua, è questo qua che è finito, la sprovvedutezza, la mente. La mente, 3 di spade, 10 di spade, mente. Quindi qua mi stanno raccontando della fine di un'identità di stare, la fine di un'identità o la fine di un modo di stare in una relazione. Ed è la stessa cosa, è sempre la fine di un'identità, no? Che fa male, però finalmente la stai guardando in faccia, l'hai guardata e si è definitivamente chiusa. Ora mi stanno raccontando di un profondissimo lavoro su di te che stai facendo in modo proprio viscerale, che ti sta portando a sentirti finalmente amata dalla vita o amato dalla vita, riconoscendo un valore personale senza precedenti. Stai portando pazienza perché sai che quando tu semini qualcosa, se non lo stai facendo, queste sono le indicazioni degli archetipi in questo momento per te che stai guardando. Perché quando tu semini qualcosa, l'imperatrice, che è madre terra, l'archetipo del femmineo più grande, sa che quando semini qualcosa la terra ha i suoi tempi. Non è che strappa il semino per vedere se il germoglio, insomma, no? Dopo che ha piantato il semino. Quindi c'è un lavoro minuzioso su di te per riconquistare un potere personale, un sentirti parte della terra, della madre terra, che sta portando una guarigione senza precedenti. E stai acquisendo potere personale e anche potere sugli altri, grande magnetismo sugli altri. In questo momento si focalizza l'attenzione sul tuo potere personale femminile. L'imperatrice ottiene tutto perché non muove un dito. Cioè, non muove un dito, consapevole del fatto che ciò che è perfetto per lei le arriva, e ha l'assunto principale che è la suprema condotta e assenza di sforzo. La prima legge dello yoga sciamanico è la suprema condotta e assenza di sforzo. Ciò vuol dire non devi forzare gli eventi, perché stai nel 3 di spade e il 10 di spade. Non devi forzare le cose secondo il modo in cui pensi debbano andare. E questo fa l'imperatrice e vede la terra attorno a sé germogliare di continuo. Allora sta avvenendo un riequilibrio interiore profondissimo. Anche se tu sei in relazione in questo momento, l'attenzione non è focalizzata sulla relazione in sé, quanto sul modo in cui tu prendi gli ingredienti di questa relazione e ne stai facendo strumenti di lavoro su di sé. Se tu sei in relazione, sta aumentando il tuo potere personale e anche la tua fertilità emozionale. Che tu sia uomo o donna non importa, vedo una capacità creativa potentissima, una guarigione su più livelli. Stai mescolando le acque, cioè non sei più quella persona che dice tu sei tu e io sono io. No, esiste soltanto la nostra relazione. E quindi cosa vuol dire? Che io a mezzo della relazione con te non addito più le colpe all'altro, non faccio ciò che la mia mente faceva prima, ma riporto tutto su di me, l'attenzione su di me, 8 i denari, faccio funzionare me prima di far funzionare la relazione. Non ci sono 2 di coppe qua, non ci sono 10 di coppe, cioè è tutto concentrato su di te, vedi? Con la consapevolezza che hai acquisito prima, va bene? Magari a mezzo di una persona in silenzio, magari a mezzo di un silenzio, magari a mezzo di una certa austerità, magari a mezzo dell'incapacità di capire chi fosse veramente l'altro. L'altro è sempre un'immagine dell'anima. Questo sta accadendo. Questo è il miracolo attuale che ci hanno detto prima. Prima di far funzionare la relazione con qualcuno, 8 di denari. Anzi, non esiste faccio funzionare la relazione, perché o c'è o non c'è, ma faccio funzionare la relazione con me, a mezzo delle immagini che la vita mi porta. Ok.
Andiamo a vedere cosa sta per accadere nel futuro tra lui e lei. Asso di bastonaccio, non avevo dubbi. Infatti, paggio di denari, l'imperatore, 6 di denari, vedi che relazione equilibrata mo si crea. Wow, asso di coppe, nuovi amori ne abbiamo. Iniziamo con l'asso di bastone e finiamo con l'asso di coppe. A mezzo abbiamo questo splendido imperatore. La relazione sana è quella dove io affido il mio potere, il mio controllo agli eventi. Allora costruisco veramente un grande impero d'amore. Questo per dirlo in soldoni. Allora, cosa sta accadendo tra lui e lei? Io vedo dei maschili molto, come dire, propositivi nell'avere relazioni sane ed equilibrate, laddove non ci si concentra più su cosa penserà l'altro, quanto soprattutto sul ma questa cosa mi piace, mi dà struttura, ha valore per me. Quindi io qua vedo nuove proposte, nuovi talenti, abbiamo qui di nuove proposte, mia deformazione vecchia artistica, abbiamo dei maschili che propongono con tanto entusiasmo concretezza, quindi incontri, vedo persone che supportano, maschili che aiutano, che supportano, che costruiscono e questo dà la prerogativa per un vero amore, asso di coppia. Abbiamo imperatore e imperatrice in questa stesa, quindi c'è un rapporto, c'è un potenziale di coppia straordinario a patto che non si controllino, che non si analizzino e che non si viva la relazione secondo i vecchi parametri. Perché la relazione che si vuole vivere prossime ore, prossimi giorni, sono relazioni che mi parlano di persone che non si vergognano di stare, che non si vergognano di essere chi sono all'interno di una relazione, che non subiscono il giudizio degli altri, che non si sentono vittime del giudizio dell'altro. Perché il 6 denari sono relazioni equilibrate, laddove noi diamo di più, quando abbiamo dato di più, per paura di non essere amate o amati, che cosa succedeva? Che ci sentivamo sempre più sottratti di energia, no? E quando viene questo? Quando abbiamo paura di essere giudicati. Il 6 denari è proprio il giudizio che mettiamo su di noi e sugli altri, quindi do di più così sto a posto, così l'altro mi ama, mi vuole bene e quindi subiamo il giudizio degli altri. Invece relazioni equilibrate è quando noi siamo nella nostra interezza, siamo consapevoli di chi siamo, al tempo stesso diamo dalla prospettiva del nostro centro. Quindi abbiamo dei maschili o energia maschile che si propone molto, molto seria e mossa da vera concretezza. Mossa la vera concretezza. E ben aspettati sono anche nuovi incontri su questo postulato però. Perché qua mi stanno raccontando questa storia. Nel corso nel recente passato, nel corso della nostra vita, abbiamo dato, ci siamo prese cura di noi, abbiamo magari grazie allo specchio di una freddezza con l'altra persona, abbiamo sentito la necessità di recuperare il nostro valore, di guardare avanti, mettendoci alle spalle quel passato che ci faceva sentire annichiliti, no? E allora abbiamo portato avanti questa nostra verità. Cosa sta accadendo nel momento presente? Sta accadendo che con questa forza riusciamo finalmente a guardare in faccia quali sono le verità che ci hanno trattenuto dalla realizzazione di tutti i nostri grandi obiettivi, amorosi e non, e sta avvenendo la guarigione. Cosa accade nel prossimo futuro? E che noi cosa accade nel prossimo futuro? Arriva l'imperatore, che sia uomo o donna non importa, cioè colui che è alla tua altezza, è all'altezza di questa donna che sei diventata o di quest'uomo che sei diventato. Allora, come si fa questo lavoro animico? Siccome io posso parlarti all'infinito, va bene? E tu mi puoi dire, sì, Fra, hai ragione, oh sì, però qua ci sono
stiamo facendo il viaggio erotico negli arcani, che è forse uno degli strumenti più potenti che vi abbia mai dato, perché me li sono sperimentati prima io su di me. Allora qua ci sono gli arcani potentissimi da fare per incarnare questo grande amore, che sono quello del Papa, che è quello dell'imperatrice e dell'imperatore. Facendo le pratiche degli arcani tu manifesti questa realizzazione qui. Io te lo dico se sei nuovo o nuovo del canale, perché migliaia di voi lo state sperimentando, delle nostre ragazze e ragazzi. Quindi io qua vedo proprio questo, vedo questo. La vera unione c'era già, è la unione col tuo amante mistico, anche quando sei stata o sei stato nel silenzio, che ti ha portato oggi a sentire la pienezza di quell'amore, a far fluire le acque e adesso a prepararti alla manifestazione concreta di quell'amore con l'amante mistico sul piano della realtà fenomenica, ok? E quindi vediamo qui che il miracolo che ci avevano già annunciato prima era già presente quando stavi vivendo un momento di tristezza o di dolore. E non è che non lo vedevi, era il modo in cui ti relazionavi a quello che stavi accadendo. Se prima in situazioni difficili, di drammi, di chiusure o di presa di coscienza di alcune situazioni la subivi, a mezzo delle pratiche, a mezzo della consapevolezza del fatto che le situazioni avvengono non perché hanno delle cause ma perché hanno un fine, il fine è l'amore. Eccolo, eccolo, ok? Che ti voglio dire? Questo ti voglio dire. Anzi, così, scusa. Ecco. Mi spiego? Cioè, l'arcano numero 3 e l'arcano numero 4. Il 3 è venuto prima del 4. E dici, France, la scoperta dell'America, il 3 viene prima del 4, cazzarola, la scoperta dell'America. E no, e qua la scoperta dell'America vera, guarda un po', per dirne una, l'America come, che ne so, Australia. Il 3, l'acquisizione dell'imperatrice, l'acquisizione del tuo valore personale arriva prima che tu possa manifestare il corrispettivo nella materia, no? E allora queste sono le energie predisposte in questo esatto momento, al di là di tempo e spazio, in questo momento che stai guardando questo video. Quindi si proporrà una proposta emozionante, allegra, vediamoci, facciamo, e vedrai davanti a te una persona di cui puoi sostenere il peso, perché sostieni il peso della tua luminosità. E questo porta a un amore dove c'è vero scambio sei denari, dove siete perfettamente complementari, e questo fa sgorgare una voglia di innamorarsi ancora più prepotente. Mi spiego? Cosa c'è al centro di tutta questa lettura? Già lo avete capito, l'avete visto. Cosa c'è al centro di tutta questa lettura? L'8 di denari. Che cos'è l'8 di denari? È il lavoro su di sé. È il lavoro su di sé. Al centro è il lavoro su di sé, tutto intorno abbiamo quello che accade. Allora, il lavoro su di sé è prerogativa imprescindibile per la creazione di qualsiasi prosperità nella propria vita. Il lavoro su di sé non è una cosa che ti deve affaticare, deve essere la cosa più eccitante che fai, la cosa più importante prima di svegliarti la mattina, prima di prendere il caffè, prima di andare al lavoro, la cosa più importante. Il lavoro su di sé è la presenza costante. È la presenza costante a tutto ciò che accade. Il 10 di spade, il 3 di spade, l'assenza di giudizio a ciò che accade, perché prima noi giudicavamo ritornando vittima degli stessi eventi. Non è uscita la ruota, ma ce la metterei qua al centro la ruota, proprio per questo motivo. Ah no, però a fondo mazzo abbiamo la morte, l'ho guardato adesso, cioè la morte di questo peregrinare stanco dell'anima che ti dice basta, mi metto a lavorare su di me, incontro la mia prosperità. Quindi questo è il potenziale in questo momento visibile, cioè vero, è come se fosse un portale in questo momento. Che diceva qua? Sprovvedutezza, osserva attentamente la situazione e smaschera la menzogna. Quello che abbiamo detto fino a questo momento. Sì. Vediamo con i miei oracoli lui-lei. Cosa dice il maschile al femminile? Cosa dirà lui a lei? I miei oracoli potete trovare sotto nell'info box.
questa è l'identità del bisogno, capito? Quando stiamo nel bisogno, imperatrice e imperatore sono 9 denari però all'ottava più grande. Allora, cosa dice lui a lei? Non sono stato onesto, e questo 10 di spade con la verità che viene fuori. Non sono stato onesto, qualsiasi possa essere una certa verità, non sono stato onesto, dice. Una verità che viene fuori nel silenzio del re di spade, no? Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. E che cos'è che non ha mai fatto nella vita? Assumersi la responsabilità, fa l'imperatore, ok? Si è girata da sola? Ah! Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Questa è un'altra verità di chi sta vivendo questa situazione, magari. Se ti ritrovi in questa situazione qua, è questa verità a cui si giunge. Cioè, non posso più, questa è la verità. Si giunge a questo. E allora cosa faccio? Chiudo. Molti maschili o situazioni analoghe chiudono situazioni, identità in cui sono restati per paura di assumersi la responsabilità delle loro azioni. Quindi io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita e chiudere delle situazioni dove prendersi la responsabilità di molte situazioni, tra cui se ti ritrovi in questa circostanza è questa. Cos'altro? Questa. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore, 10 di spade, che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. E qua abbiamo dei maschili molto feriti che apprendono questa verità, si dedicano a loro stessi, al lavoro su di sé, riscoprendo il loro femmineo interno, che è la capacità di sentirsi nutriti dalla vita, e guariscono questa situazione. Qua abbiamo tantissime situazioni di nuovi inizi, a partire con una fine totale, 10 di spade, morte del vecchio. Possono essere relazioni vecchie, situazioni ormai obsolete. Abbiamo asso, paggio, mi spiego, per la riassunzione della responsabilità. Nello yoga sciamanico diremmo anche ritiro delle proiezioni, no? Vediamo cos'altro. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. E questo è... Sono nervoso perché non riesco a... Questa è un'altra delle verità a cui si giunge. Allora lo riconosco, mi assumo la responsabilità. Come vedete, gli oracoli parlano tutti dello stesso processo di cui abbiamo parlato adesso, no? Cos'altro? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. E che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che molti di voi hanno potuto mettere alla prova qualcuno, ma proprio alla prova, cioè facendogli vedere magari il peggio di voi. Te lo dico perché io mi medesimo, sono in prima persona e ti dico questa cosa. Magari facendo vedere il peggio, facendolo magari apposta, perché una parte inconscia di te diceva: ma mi ami anche così? Cioè voglio vedere se mi ami anche così. Questo è. Magari molte persone hanno fatto vedere il peggio di loro, lo facevano inconsciamente, cioè scusami, lo facevano coscientemente, ma inconsciamente era per testare, no? Vediamo se funziona, 8 di denari, cioè vediamo se mi ami lo stesso, vediamo se mi accetti completamente, 6 denari qua, no? Ho paura del giudizio, adesso invece vado tutto l'opposto, ti faccio tutto l'opposto, vediamo, metto in scena il peggio di me per vedere se amore è ancora amore quando subisce un mutamento. L'amore vince il cambiamento, l'amore vince la morte. Amore viene dal latino a mors, a privativo mors, senza morte. L'amore vince la morte. Cos'è la morte per la mente razionale? Il cambiamento. Ha paura del cambiamento. E qua abbiamo la morte. Abbiamo pure il 2 di coppe qua sotto, non l'avevo visto. Vedi? L'amore vince la morte è il 2 di coppe, l'amore. Ecco, mettiamone un'altra di queste.
il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E questa è la responsabilità che assume l'imperatore conformandosi a quello che l'anima vuole. Una volta conosciuta la verità e fatta emergere la verità, 3 di spade, 10 di spade, una verità che crea la fine di qualcosa, che può essere la fine di un giudizio, la fine di un'identità, la fine di un modo di stare, di abitare la relazione, allora emerge il nuovo. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Ok, dopo aver fatto un po' cocktail di oracoli, adesso vediamo chi sono i protagonisti della nostra relazione di oggi. Oggi le prendo tutte, eccole, con le nostre metaforiche associative. Vi dico già che non le ho battute prima, quindi le batto adesso. Facciamo così. Facciamo un po' così. Un po' così. Poi ci mettiamo un po' così, ce le battiamo così. Ci battiamo un po' queste, così, poi ci mettiamo queste qua in mezzo, non so che sto facendo, qualcosa sicuramente farò. Poi facciamo così e ci prendiamo queste, dai, queste qua così. Vediamo chi abbiamo oggi. Vediamo chi abbiamo oggi, vediamo. Beh, se non abbiamo la dea fortuna, che cosa ho nominato prima? La ruota della fortuna, è uscita la dea fortuna. Abbiamo la dea fortuna e qua il femminile si sente proprio fortunato, si sente prospero, ma non solo, perché la dea fortuna appartiene a tutti gli individui. Cioè, allora, io credo che questa carta sia molto legata al fatto che questo è come se fosse un portale adesso, questo lui-lei che stai guardando adesso, anche se lo guardi tra 10 anni, è il portale della fortuna. Cioè, se tu mi incarni l'archetipo, semplicemente l'unico modo che ho per dirvi di incarnare l'archetipo è fare le pratiche. La pratica è il papa, imperatrice, imperatore, e tu in questa settimana mi realizzi questo. Te lo dico perché me lo scrivete, quindi in base alle vostre esperienze e racconti io ve lo dico. La dea fortuna, e soprattutto io ti ho detto che sei, il femminile sarà enigmatico, no enigmatico, scusami, magnetico volevo dire, magnetico, potente, attrae semplicemente, nemmeno chiede quello che vuole, che già le arriva, un po' come il mito di amore psiche risolto, no? Ecco, abbiamo una bellissima dea fortuna, si sentiranno fortunati nell'avervi accanto, nell'esservi accanto. Abbiamo lei che è uscita forse l'altra volta pure, e abbiamo lei che lo sa, lei che abbiamo questa bellissima figura, lei con questi tatuaggi. Che tatuaggio ha qua? Forse uno scheletro è questo, non lo so, credo che sia uno scheletro qua con la morte, no? Abbiamo lei che ha vissuto tante battaglie, di cui porta i segni nel corpo ancora, no? Potremmo dirlo anche così. E questi segni sono le sue più grandi vittorie. Ci sono dei femminili molto fieri e si sentono fortunati. Fieri e fortunati. Cosa? Ah, qua abbiamo un'altra carta dell'altro mazzo, cos'è? 9 di spade dopo le paure magari, no? Si sono alleate ai loro demoni, però questa carta va qua. Anche quando le mischio tutte insieme. Allora, vediamo cos'altro abbiamo. Chi altro abbiamo? Quali sono i personaggi della nostra scena? Abbiamo una maga, una strega, una sciamana, tutti femminili, guarda, perché è uscito già prima il femminile. Quindi è uscito prima il femminile. Allora, qua abbiamo una sciamana, una strega, abbiamo femminili che stanno co-creando con il loro destino, femminili molto enigmatici, molto potenti. Belle, fiabbesche, un po' fiabbesche, ma allo stesso tempo incarnate, no? Porto la magia anche nei luoghi più oscuri, questo che mi viene da pensare. Cos'altro abbiamo? E lui che arriva a cavallo come vento di passioni. Abbiamo Brad Pitt di spalle, facciamo un applauso a Brad Pitt di spalle. Lasciatemi stare con quel film Vento di passioni, non lo posso guardare più.
per le passioni che accendeva in me. Allora, e abbiamo Brad Pitt a cavallo, quindi questo è segno del movimento del maschile fortemente attratto verso questo femminile qui. Guardate quanta abbondanza di femminili, no? E abbiamo un maschile che prende le redini, un po' come se fosse il carro questa carta, no? E che prende le redini per andare dalla sua fattoria. Non è molto poetico dire così, però prende le redini della propria vita e va verso, no? Tant'è che il mio oracolo diceva anche io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita, te lo devo dire, il mio tormento è finito, mi sento degno di te, sono nervoso, il cavallo, no? E quindi vediamo maschili, vediamo femminili quieti, fermi, no? Lei cornucopia, è proprio l'imperatrice che non muove un dito, lei sul divano con questo sguardo un po' ammiccante della serie, ah sei qui? Ma tanto lo sapevo. Quindi lei che gioca rimanendo in equilibrio sulla zucca, però è ferma, sta lì. Abbiamo maschili in movimento che corrono verso, no? Vediamo che altri tipi di personaggi abbiamo in questa lettura. Eccole, sono uscite femminili pazzeschi, stanno uscendo femminili a go-go, guarda che figa lei, bohemienne, no lei è un po' bohemienne. Abbiamo quest'altra figura della sciamana, lo sciamano, lei, questa... Allora, i femminili saranno elegantemente provocanti a partire dalla loro stazza interiore, cioè sono usciti solo femminili, è uscita un'altra strega che ha fatto dell'ombra un aspetto della luce, cioè guardate la silhouette, l'ombra del femminile, l'assenza del femminile o la mancanza, abbiamo allora dei femminili grandemente e fortemente nel potere, come vedete ho battuto, sono usciti tutti femminili e solo un maschile che va verso, non a caso queste carte mi riconducono a questa parte qui dell'otto ai denari, che no, del lavoro su di sé verso il femminile, cioè come immagine hanno il femminile, quindi non so che altro aggiungere, sono immagini bellissime, strega, fortuna, bucolica, bohemienne, sono immagini potentissime qua. Ogni femminile a suo modo userà le sue arti magiche per guarirsi ed emanare la sua guarigione nella manifestazione della bellezza. Bellissimo. Poi sono tutte carte, no, sono tutte molto belle, molto forti. Questa mi piace tantissimo perché ha fatto della sua ombra un alleato, no? Perché guardate com'è bella l'ombra qui, no? L'ombra è bellissima qui. Quindi che cosa vuol dire questo a livello simbolico? Che l'ombra, quando la illumini alla luce della consapevolezza, diventa bellissima, è il tuo potente alleato. Ti ricordi il video Magia Pratica 9 dove vi ho parlato del Dio tanto temuto? Un po' quello, no? L'ombra è dove sono custoditi i tuoi più potenti alleati, e quando trovi l'alleato nella tua ombra diventa bellissimo il tuo demone, quello che pensavi demone. Con questo penso che tu stai riprendendo? Sì, io sono molto soddisfatta da questa lettura, onestamente. Voglio vedere le qualità, mettiamo gli archetipi sul femminile e sul maschile. Quali sono le qualità incarnate dal maschile che prende quel cavallo lì e questa responsabilità? Questa sta uscendo. L'angelo. L'angelo aiuta le persone che hanno bisogno senza aspettarsi niente in cambio. Questo 6 di denari, cioè i maschili offrono aiuto, supporto, sostegno. Qua io vedo dei maschili coraggiosi, molto coraggiosi.
perché fanno la cosa per loro stessi senza aspettarsi nulla in cambio, cioè se voglio venire, se voglio stare, lo faccio per me. E quindi non mi aspetto, non ho l'aspettativa che tu faccia quello che voglio io faccio per me, io vengo, faccio una cosa che non ho mai fatto nella vita, lo faccio per me, cioè vengo, mi espongo, prendo la responsabilità perché so che è utile alla mia anima, il mio angelo mi sta chiamando a farlo, no? È molto forte, eh? Vediamo le qualità del femminile. Cioè l'angelo cos'è? L'angelo è l'amante mistico, l'angelo è la sposa invisibile, l'angelo è il daimon, no? È l'aspirazione ad emergere dell'anima e ti dice tu per in questo momento per superare te stesso e per raggiungermi, per raggiungere la tua missione, devi lottare devi andare oltre la tua vecchia identità, quella che si aspettava sempre qualcosa in cambio, quella che sotto sotto c'era qualcosa in cambio, assumiti la responsabilità di ciò che stai facendo. Cioè, è questo. Vediamo sul femminile che qualità incarna il femminile in questi prossimi giorni per avere cotanta bellezza. Eccola. Ah, no, vabbè. No, vabbè, guarda, questo che parla nell'orecchio a questa, cos'è questa se non la mente che parla male? L'abbiamo detto prima. L'abbiamo detto prima. Cioè, quando ascolti la voce della mente, che sono anche le voci, il vociferare delle persone, eccetera, quando non ascolti più nessuno, tu realizzi l'interezza. Allora, qua dice, risveglia la considerazione per i sentimenti degli altri, rispetta la fiducia, rispetta la sua stessa fiducia, ha rispetto per la fede che lei ripone in se stessa, ok? Questo è il senso. E quando riponi fede in te stessa, vedi tutto, vedi il mondo, ma non gli permetti di decidere al posto tuo. Quindi, è molto bello questo, molto bello questo. Vediamo con la dea. Aspetto la qualità che il maschile incarna grazie al femminile con l'imperatrice. La certezza. Wow! Lui è certo, sicuro, determinato, grande certezza che le cose germoglieranno. Cioè ha una certezza assoluta. Ho nominato prima la ruota della fortuna, qua è uscito il 10 corrispondente alla ruota della fortuna. Che cos'è in questo caso? Cioè la certezza che lui ha vinto, che lui vince superando se stesso, al di là del risultato. Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. La certezza del fatto che nella misura in cui lui agisce superando se stesso, lui ha già vinto. Wow. Quali sono le qualità incarnate dal femminile? Accettazione radicale di se stessa, delle proprie fragilità, delle proprie accettazione radicale delle proprie ombre, delle proprie fragilità. Ecco perché diventa potente, perché l'imperatrice con tutti questi femminili potenti è quando tu non stai abdicando il tuo potere in virtù dei modelli sociali di riferimento, ma tu stai riconquistando il tuo potere proprio perché tutto quello che la società ti dice che è sbagliato in te, tu lo vedi come giusto. Ecco perché l'ombra è il tuo più potente alleato. Accettazione radicale. Accettazione di tutto di te, di come sei fatta fisionomicamente, dei tuoi sentimenti, del tuo essere. Accettazione radicale. E non dai più retta a niente. Wow. Ok, mettiamoci un po' queste. Riducendo tutto all'osso.
al di là che tu sia uomo o donna, per trionfare nella relazione con chiunque in questa settimana, devi amarti sconsideratamente, sfacciatamente, anche le pulsioni più profonde, e agire in conformità di quelle. Agire con l'amore di te. Ok. Amore fatale. Questo mi parla di colpo di fulmine, di qualcosa di fatale, riconoscersi per come non ci si è mai conosciuti. Amore fatale. Ci sarà un amore fatale. Numero 13, la morte di nuovo del vecchio e il riconoscimento dell'amore. Cioè, incredibile. Allora, ragazze e ragazzi, questa è una stesa dove io non voglio aggiungere nient'altro, perché voglio che, come avete fatto anche settimana scorsa, tornate a scrivermi quello che succederà in questa settimana. Se seguite gli archetipi, voi realizzate un amore fatale. Ok? Quindi non aggiungo nient'altro. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo con tante stupende novità e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.